Romano e romanista, che sapore ha vestire la maglia della squadra della tua città, quella per cui tifavi da bambino? È una grande responsabilità perché nascendo e crescendo a Roma la senti un po' tua, quindi senti tuo anche lo stadio, le persone che sono dentro, che lottano insieme a te. Questo l'abbiamo detto tante volte e soprattutto una grande responsabilità, è una sfida grande perché chiunque viene a giocare per la Roma deve sapere che cosa vuol dire giocare per la Roma. È un grande piacere, è, insomma, come già dice la domanda, il sogno di ogni bambino romano e, e poi è una grande responsabilità perché comporta tante cose importanti che bisogna trasmettere agli altri per cercare quantomeno di fargli capire che non si sta portando una maglia qualunque. Capitano della Roma dopo Totti e De Rossi, come descriveresti le emozioni di portare la fascia? Beh, anche questa è una grande responsabilità, soprattutto dopo Francesco e Daniele che hanno fatto la storia della Roma. Penso che la fascia non bisogna portarla solamente la domenica durante la partita, ma bisogna portarla tutti i giorni perché, appunto, come dicevo prima, già giocare nella Roma deve essere un grande onore per chiunque viene qui, figuriamoci per un ragazzino cresciuto a Cinecittà. Gol o assist? Cosa ti dà più soddisfazione? Ah, diciamo che inizialmente ero più per l'assist perché comunque ti dà un brivido e soprattutto secondo me ti godi un pochino di più l'azione, no? Perché il gol tante volte succede che lo fai ma poi devi rivederti bene l'azione per capire com'è andata alla fine. E invece l'assist ti godi, no? Magari la tua giocata e il gol del compagno, però ad oggi preferisco il gol. Perché la 7? Numero fortunato, casualità, oppure sognavi di portarlo sulle spalle un giorno perché lo vedevi su quelle del tuo idolo? Ma il numero 7 è sempre stato il mio numero fortunato, diciamo così. È un numero che mi piace da morire, a cui sono molto legato e che mi porto da bambino, non per un idolo o per qualcosa di simile, ma più che altro proprio per il piacere di vedere questo numero. Mi piace il numero 7. Quando sono venuto qui a Roma c'erano disponibili anche altri numeri come l'11, il 12, che anche mi piacevano, però poi alla fine scelsi il 7 perché era libero, era il mio numero fortunato, il numero che ha indossato Bruno che mi ha accompagnato per tutto questo viaggio, quindi non ho avuto dubbi. Il portiere a cui è più difficile fare gol? Beh, questa domanda direi che è facile rispondere perché il primo anno che sono tornato qui c'era c'era Allison, quindi dico assolutamente lui che era incredibile. Il compagno più casinista? In questo momento direi sicuramente Mancio, che è come un fratello per me, ma devo ammettere che fa un bel po' di casino, mentre invece di sempre devo dire assolutamente Flore perché aveva questa energia che a dire la verità un pochino troppa certe volte, però era difficile stargli dietro, però Mancio adesso è Flore di sempre. La canzone che rappresenta meglio Roma e la romanità? Diciamo che sono molto legato, diciamo così, a Antonello Venditti perché quando ero a Modena, noi romani si sa, no? Poi quando vai via un pochettino soffri, poi magari riesci a star bene lo stesso, però soffri. Allora, quando ero lì a Modena mi sentivo un pochino di canzoni di Antonello Venditti che ci sono cresciuto perché papà le ascoltava e mi facevano sentire un po' a casa, quindi non ti dico in particolare una canzone, ma ti dico un po' la persona, cioè Antonello io ero a Modena ma mettevo Antonello in macchina e mi sembrava di essere a Roma e questo mi ha aiutato. La tua playlist pre-gara, rock, pop o techno? No, io a dire la verità prima della partita non mi fa impazzire ascoltare la musica, non mi concentro sulla musica, preferisco più
parlare, comunicare con i miei compagni, se devo dire qualcosa, è tanto importante per me cercare di capire anche lo stato d'animo dei miei compagni. E ascoltando la musica, secondo me, non riesci a, insomma, interfacciarti bene con i tuoi compagni. Quindi direi che non sono uno da cuffie, sono uno da musica di sottofondo, ma a cui piace parlare e comunicare prima della partita. Il luogo di Roma che ami di più, quello in cui ti senti più autenticamente romano. Beh, diciamo che ce ne sono tanti perché comunque ci sono tanti ricordi nella mia mente dove mi sono sposato con mia moglie, dove ho passato tanto tempo, però comunque penso che uno si sente a casa dove è nato, quindi direi che Cinecittà è un po', anche se ci passo non molto spesso, è un po' il posto del mio cuore perché è dove sono nato e cresciuto.